Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere come ho montato la barra LED sul tetto e anche i faretti posteriori, collegamenti elettrici, tutto quanto come lo ho fatto. Però prima di tutto volevo dirvi il motivo per il quale ho montato la barra LED oltre che per fare il tamarro. Ed è disegnato qua su questo foglietto. Vediamolo insieme. La barra LED, le luci sul tetto in generale servono ovviamente per la navigazione notturna. In questo caso si vede una persona bruttissima dentro il Jimny che fa fuoristrada, abbiamo la strada tutta sterrata, buche. Qual è il problema? Con i fari dell'auto, come si vede, seguendo questa linea, illuminano fino qua, perché qua trovano un ostacolo. La vista arriva fino qua giù. Questo cosa fa? Creare una zona d'ombra dovuta ai fanali della macchina. Già questa parte qua non si vedeva, perché non possiamo vederla da dentro la macchina, anche in condizioni di giorno, però di notte si crea questa zona d'ombra qua che è veramente fastidiosa perché te non riesci a capire l'entità della buca e dell'ostacolo che hai davanti. Con una barra LED sul tetto o comunque sia di fare sul tetto, come si vede qua, noi abbiamo la nostra barra LED che rimane più alta dei nostri occhi, quindi riesce a cadere giù la luce con un angolo maggiore, arriva qua e abbiamo questa parte qua illuminata. La nostra vista dove arriva qua. Questo cosa vuol dire? Che noi da qua in su, questa qua, questo spicchettino qui sopra il mio dito, che prima era una zona d'ombra, adesso è illuminata e possiamo viaggiare di notte come fosse giorno. Prima di farvi vedere come ho montato la barra LED, piccolo accorgimento, cosa importantissima, non possiamo girare su strada con le luci sul tetto accese e tantomeno l'impianto elettrico legato, quindi le luci devono essere coperte e l'impianto elettrico delle luci sul tetto devono essere scollegati per forza, sia quelle dietro che quelle davanti. Come si vede ragazzi, questa qui è una barra LED slim, quindi è solamente una fila di LED, sarà alta se no 2-3 cm. Ma perché ho scelto una barra LED così fine, non ho scelto quelle con 8 file di LED e 8000 lumen di potenza? Per il semplice motivo che, come ho detto all'inizio, a me non serve la barra LED per vedere lontano, ma per illuminare gli ostacoli da sopra i miei occhi. Una barra piccola per me va benissimo, va più che bene, anzi, forse anche troppo. Detto questo, il vantaggio di avere una barra slim è il seguente: come vedete non è più alta del portapacchi. Io ho un Jimny, non un 110, quindi se un giorno devo caricare qualcosa sul tetto, qualcosa di ingombrante, non importa smontare la barra LED. Se invece avessi avuto una barra LED alta così, che arrivava qua e devo caricare un divano, il divano mi va a appoggiare sopra la barra LED e la spacca, quindi cosa faccio? Devo per forza di cose smontare la barra LED. Come dicevo, oltre alla barra LED ho anche dei faretti che mi servono per la retromarcia oppure per illuminare la zona posteriore della macchina, e anch'essi devono essere debitamente coperti per viaggiare su strade e devono essere scollegati dall'impianto elettrico. Com'è che ho risolto il problema dello scollegamento dell'impianto elettrico? Semplicemente ho messo il filo, ho allungato il filo che dalla barra LED arriva qua giù, collegati coi faretti, il tutto va a questo spinotto. Questo spinotto qua è uno spinotto IP68 di quelli nautici. Qua abbiamo il maschio quadripolare e qua la femmina messa qua dentro un foro che tra l'altro era già presente nel Jimny, perché voi se togliete il montante, quello suo originale, troverete qua una pellicolina nera che tappa un foro nella carrozzeria, almeno io l'ho trovato così e ho sfruttato questo, quindi fantastico che non ho neanche dovuto bucare niente. Stappo e faccio il collegamento e voilà ragazzi, la barra LED e l'impianto elettrico è collegato. Sta dentro la barra LED è collegata a questi interruttori qua, LED light bar e rear lights. Ovviamente qua non arrivano direttamente i fili della barra LED, ma questi pulsanti comandano un relè e è tutto sottofusibile. Tutte le mie luci esterne sul tetto sono collegate alla seconda batteria. Questo mi dà un vantaggio enorme perché posso fare di strada, campeggio, senza preoccuparmi che mi si scarichi la batteria della macchina. Allora ragazzi, poi cosa importante, come dicevo, bisogna coprire la barra LED. E com'è che ho risolto questo problema? Con questa, che è la camera d'aria di una bicicletta. Sembra impossibile. La camera d'aria l'ho aperta in due, ci ho fatto due forellini che vanno a incastrarsi su questo buloncino qua. La camera d'aria l'ho usata sia davanti che dietro. All'inizio doveva essere una soluzione momentanea, una cosa di prova per fare qualcosa di più definitivo. Però ho visto che cavolo è veramente una bomba, funziona.
Per il posteriore uguale, sempre con una camera d'aria, però aperta, questa volta 3 fori. Adesso, mentre mi godo questo tramonto, aspetto faccia buio e appena è buio proveremo insieme la barra LED, che è veramente una cosa potentissima, una figata assurda. Ecco qua ragazzi l'esempio che volevo mostrarvi. Come vedete davanti c'è un terreno dissestato, neanche poi più di tanto, e non si capisce cosa ci sia veramente davanti, perché con le ombre, con queste buche non si vede l'ostacolo bene. Accendendo la barra LED, la cosa cambia e si vede che è una semplice, diciamo, stradina sterrata, niente di che. Questa è la differenza fra la barra LED e le luci dei fari. Al di là della potenza, si vede bene proprio l'ostacolo come viene definito, perché la luce arriva da più alto, come faccio vedere nel disegnino. Inoltre il grande vantaggio è l'illuminazione laterale. Guardate sulla sinistra come cambia, barra LED accesa, barra LED spenta, non vedo niente. Come accendo, mi si illumina il mondo anche a sinistra. E ho gli abbaglianti, ragazzi. Eccoli, ho gli abbaglianti accesi. Quindi questa è la vera differenza. Questo invece ragazzi è il risultato delle luci posteriori. Mica male, Allora ragazzi, provando la barra LED è incredibile, ho raggiunto la velocità delle 80 miglia orarie, sono tornato indietro nel tempo e c'è di nuovo il sole, la luce e tutto quanto. Spero il video vi sia piaciuto e sia stato interessante, insomma, di avervi spiegato quantomeno al di là di come si monta e si può montare una barra LED, che è alquanto semplice come cosa, però soprattutto di avervi fatto vedere, ecco, la differenza fra l'avere la barra LED e il non avere la barra LED. Se il video vi è piaciuto metteteci un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, anzi se avete anche dei consigli da darmi a me non fa altro che piacere, e iscrivetevi al canale. Alla prossima ragazzi, un saluto!